Hey Riders e benvenuti dal vostro Medors. Mentre stiamo digerendo ancora il pranzo pasquale, ecco arrivare i dati dei numeri delle vendite moto di marzo in Italia, completando così il primo trimestre del 2023. Questi numeri ci restituiscono uno spaccato sulle scelte motociclistiche del bel paese, che nel mese di gennaio è stato addirittura il paese con maggior numero di vendite in tutta Europa. Numeri impressionanti e in continua crescita. Infatti a gennaio il mercato italiano ha registrato un aumento del 37,7% rispetto al 2022 e il trend è rimasto positivo anche a febbraio con un bel più 20,9%, arrivando così a marzo 2023 che chiude con più 26,6%. Il podio di gennaio ha visto in pole position l'Honda Africa Twin, seguita in scia dalla BMW GS 1250 e seconda per il fatto di tenere il modello Adventure separato nei numeri di vendita rispetto alla versione standard, per poi chiudere con la Tracer 9 di Yamaha. Il TRK invece si ferma in quarta posizione, perdendo così la top 3. A febbraio la storia si è in parte ripetuta, con la capolista Africa Twin, la Tracer 9, questa volta seconda, e con il ritorno sul podio della TRK, mentre il GS 1250 scende a sorpresa in quarta posizione. Marzo, come accennato, chiude questo primo trimestre e conferma molte posizioni del podio. Come sempre, vediamo prima l'Africa Twin, con il GS nuovamente in scia, come a gennaio, e con la TRK ancora all'interno del podio, questa volta a discapito della Tracer 9, capitombolata in quarta posizione. Quasi la totalità delle moto in top 10 confermano una precisa tendenza. La maggioranza dei motociclisti italiani vogliono moto comode per viaggiare. Subito dopo le sopracitate, infatti, è uno scambio di pochissime posizioni tra la splendida ed estrema multistrada V4 e la bicilindrica che ricorda di più le moto da rally ride Yamaha Tenere 700, lasciando comunque spazio a motorizzazioni più placide, come l'NC 750 X di mamma Honda o la rinata Motomorini con l'X-Cape. Il mese di marzo è quello che mi ha spinto maggiormente ad inaugurare questa rubrica per via di alcune novità già entrate saldamente nella top 30 delle scelte degli italiani e per alcuni modelli già presenti, che sono comunque rimasti stabilmente in questa classifica, confermando il buon lavoro di diverse case motociclistiche nel proporli o rinnovarli. Vado in ordine basandomi sulla classifica dell'ultimo mese, menzionando tutti i marchi e i modelli, oltre a quelli precedentemente citati, che hanno attirato la mia attenzione in termini di risultati positivi o tra virgolette negativi. Rimaniamo in top 10 con la Moto Guzzi V7. La versione Euro 5 è uscita nel 2021 portandosi in dote un bel cardano maggiorato, gruppo ottico frontale dal design iconico full LED, una diversa inclinazione sugli ammortizzatori posteriori e un motore più potente grazie al passaggio dalla cilindrata 750 all'850 e con una potenza aumentata di conseguenza di ben oltre 10 cavalli, arrivando oggi a 65 cavalli. Anche il quadro strumenti è stato rivisto, diventando più grande e totalmente digitale. Per gli amanti delle lancette e delle finiture vintage non c'è comunque da disperare. Infatti, oltre alla V7 Stone che unisce dei ritocchi freschi e moderni ai richiami storici tipici delle Guzzi, è presente anche la versione Special con doppia strumentazione analogica, cerchi a raggi, colorazioni particolareggiate e anche una buona dose di cromature. Oggi la V7 Stone ha un costo di 8.999 euro franco concessionario, mentre la Special parte da 9.399 euro, sempre franco concessionario. La casa di Mandello Dell'Ario si aggiudica il settimo posto di marzo, dopo essere rimasta di pochissimo fuori dalla top 10, sia a gennaio che a febbraio, registrando in entrambi i casi l'11° posto nelle classifiche di vendita. Segnalo inoltre anche la presenza di un'altra illustre Moto Guzzi che ho avuto il piacere di provare in Sardegna, la V85, che a marzo è rientrata nella top 30 con la 20ª piazza. Restiamo nei margini della top 10 soffermandoci sulla Motomorini, che con la X-Cape sembra avere trovato lo stesso filone di successo della TRK 502X. 10ª posizione a marzo, 12ª a gennaio e 9ª a febbraio. Un adventure dalla media cilindrata che ho avuto il piacere di provare. Il rapporto qualità-prezzo è molto buono, le finiture sono diverse come il TFT a colori, impianto frenante marchiato Brembo, forcella Marzocchi e cerchi a raggi tubeless. Grazie al prezzo di assalto di 7.490 euro FC, praticamente Motomorini, utilizzando la stessa panacea cinese di Benelli, è risorta dalle proprie ceneri. E partendo proprio da queste vendite della X-Cape 650 ha allargato la gamma con le Scrambler e Naked 6,5, che rievocano il nome e la storia dell'iconica 3,5, e addirittura il marchio di Trivolzio promette ad una futura X-Cape 1200. Il sole sembra splendere nuovamente a Trivolzio e in parte anche a Taiju, città di origine del Zhongnan Vehicle Group, che ha risollevato le sorti del marchio Motomorini. Subito dietro la Motomorini mi ha stupito la Hornet 750, che a marzo si aggiudica l'11ª posizione
posizione con ben 591 unità vendute. Solo 9 in meno rispetto alla Morini. Questa top 10 sfiorata è frutto di una moto che, nonostante abbia deluso in parte gli appassionati, con i capelli un po' più grigi o comunque più nostalgici, rimasti legati all'iconica Hornet dal 4 cilindri di derivazione CBR e con il 180 al posteriore, è riuscita comunque a mantenere lo spirito della vecchia Hornet, ossia una moto economica e divertente da guidare. Il bicilindrico a corsa corta 750 partorito da mamma Honda ha delle doti sorprendenti, con un'ottima potenza massima e una buona coppia che assieme al peso contenuto la rende una validissima moto per iniziare a muovere i primi passi con la patente a 3 o anche per ridimensionarsi venendo da modelli più sportivi, attratti da costi di gestione inferiori, consumi ridotti e pari a 23 km al litro, 6 anni di garanzia e come ciliegina sulla torta un bel prezzo franco concessionario di 7.990 euro. Ho speso già diverse parole di merito e demerito nella prova, ma questa posizione nel primo mese vero, tra virgolette, con un po' più di moto disponibili e con i parchi stampa e demo delle concessionarie già immatricolati, ammetto che mi ha stupito particolarmente. Come in molti altri casi nel passato e nel presente, Honda non rapisce sempre il cuore, ma fa della razionalità e funzione il suo cavallo di battaglia e i numeri sembrano premiarla nuovamente. Sono curioso di vedere come andrà sul lungo periodo. Fuoco di paglia o l'inizio di un altro successo commerciale di mamma Honda? A sua volta dietro la Hornet c'è la moto di una realtà che si sta consolidando sempre più e sto parlando di Royal Enfield. Qui la storia è molto simile ad alcune case italiane decadute e fallite, per poi essere riesumate grazie ai cinesi, che con capitali e produzioni delocalizzate hanno offerto una proposta più semplice dei soliti blasoni, con prezzi più abbordabili. Le case italiane lo hanno fatto soprattutto grazie a delle moto adventure medie e in piccola parte con le Scrambler. Royal Enfield invece è rimasta fedele alle moto classiche di stampo inglese, ma il suo salvatore viene sempre da un paese brick, l'India. Questa casa, a differenza delle cinesi, sta riscontrando un discreto successo anche nel resto dei principali mercati europei, con la piccola Meteor 350, che sul nostro mercato occupa a marzo la 19ª posizione, dopo la 16ª di gennaio e febbraio. La sua forza è in una moto dal look classico, con serbatoio a goccia, con tante diverse colorazioni per renderla più unica possibile, e con diversi accessori da moto touring, e come ciliegina sulla torta troviamo un prezzo a partire da 4.500 euro FC, praticamente meno di uno scooter 300. La parola touring può far sorridere i viaggiatori più smanettoni, con i seguenti numeri, pari a 20 cavalli e 191 kg in ordine di marcia. Ma Royal è stata molto brava a mio avviso nella comunicazione, riportando in auge il viaggio del passato e la cultura dello slow ride. Ma su questo argomento però vorrei dedicare spazio in un video apposito, magari parlando proprio della storia di Royal Enfield. I risultati di questo marchio sono a dir poco sorprendenti. Royal Enfield ha di fatto presentato una più giovanile HTR 350. Al primo approccio esteticamente mi ricorda la Street Twin della Triumph, e anche qui ci sono tanti colori ad un prezzo d'assalto, che addirittura l'hanno fatta sopravanzare rispetto alla Meteor, raggiungendo la 7ª posizione a gennaio e la 12ª a febbraio e marzo. Prestazioni praticamente equivalenti, eccezion fatta per il peso di 10 kg più leggero rispetto alla Meteor 350, e un prezzo che parte da 4.300 euro. Una gran capillarità del marchio anglo-indiano che inserisce anche la già consolidata Himalayan all'interno della top 30, sia a febbraio che a marzo. Ma il modello che mi ha più stupito di questa casa è stata la Meteor 650, che a marzo approda alla 23ª posizione, scavalcando anche l'Himalayan al 25esimo. Il mio stupore è dato dalla differenza con i precedenti modelli. Qui la cilindrata sale, così come il prezzo. La Super Meteor 650 è un richiamo importante al mondo custom, con un motore questa volta bicilindrico, capace di erogare 47 cavalli per smuovere 241 kg di peso in ordine di marcia. Anche qui il rapporto peso-potenza non è entusiasmante, anche semplicemente paragonandola ad una Rebel 500 di Honda, senza scomodare le americane Indian o Harley, o il V9 Bobber di Mandello Dell'Ario. Ma anche sulla Super Meteor ci sono delle piacevoli finiture, come le varie cromature tipiche della cultura custom. Il raffreddamento è ad aria ed olio, classico ma estremamente semplice e valido, e il prezzo sale sensibilmente rispetto alle più piccine, arrivando a ben 7.200 euro franco concessionario. L'aumento di prezzo pensavo che avrebbe penalizzato di più la Royal Enfield, ragionando ad esempio sul V7 di 1.700 euro superiore, seppur meno custom. Infatti poi le vendite hanno comunque premiato la Guzzi sul V7, ma hanno lasciato comunque campo libero alla Super Meteor, che oltre alla top 30 conquistata aggiunge lo smacco morale alla casa italiana, che non vede nella top 30 la V9 in nessuna delle sue declinazioni. Il prezzo non è altrettanto abbordabile, dato che la più abbordabile Romer viene 10.290 euro franco concessionario, ma una volta superate le cifre scooteristiche pensavo che gli utenti
finali avrebbero fatto più scrematura, bypassando eventuali 3.000-5.000 euro di differenza, ma evidentemente non è andata così. Bene Royal Enfield quindi, e più avanti come accennato dedicherò un video alla rinascita di questo marchio e alla loro comunicazione marketing impeccabile. Siamo quasi ai titoli di coda, il resto è tutto più o meno nell'ordinario, ma prima di chiudere questo video vorrei fare un'ultima nota sulle case italiane. Personalmente mi fa piacere Ducati stabilmente in top 30 con diversi modelli, prima fra tutti la Multistrada V4 costantemente in top 10, a gennaio ottava, a febbraio quinta e a marzo sesta. Ma bene anche la Monster, tra l'altro la Monster meno Monster di sempre, ma che evidentemente si guida ancora meglio e i numeri di vendita sembrano premiarla. 26esima a gennaio e febbraio e 28esima a marzo, così come la Multistrada V2 che si piazza 22esima a gennaio, 25esima a febbraio e 27esima a marzo, quindi 3 moto diverse in top 30 per Borgo Panigale, che oltre ai risultati sportivi raccoglie anche ottimi risultati nelle vendite anno dopo anno. Discorso opposto per Aprilia, che nonostante l'ottima crescita in MotoGP e con una gamma di prodotti allargata grazie alla motorizzazione 660 non raggiunge i consensi che questa casa a mio avviso merita. Da ex aprilista non ho apprezzato l'abolizione totale del bicilindrico a V che montava la mia cara dorso duro, ma dopo aver provato sia RS 660 che Tuono 660 mi sono comunque convinto della bontà di questi modelli, nonostante lo scetticismo iniziale. Anche la Touareg è un'introduzione interessante, nonostante l'estetica che personalmente non riesco ad apprezzare, ma nonostante tutte queste motorizzazioni più umane rispetto alle spaziali V4, sembrano non aver scalfito i motociclisti italiani, e aggiungo purtroppo. Rimanendo in Veneto invece Fantic continua a spingere bene con il Caballero, la scrambler di media cilindrata più divertente che io abbia mai provato. So che inizialmente ha avuto un po' di problemi di gioventù, ma a vedere dopo vari anni dalla sua prima produzione che ancora riesce a rientrare in top 30 nei mesi di gennaio e marzo, sembra che abbiano quindi corretto ciò che non andava. Ma la casa originaria di Barzago fa ancora meglio con i giovanissimi, con le Enduro e Motard 125 4 tempi, che portano la firma del motore Minarelli, marchio italiano strappato a Yamaha proprio grazie a Fantic Motor che l'ha acquisita. Questi 125 raggiungono la 10ª posizione a gennaio, 15esima a febbraio e 17esima a marzo. Fantic Motor si è rilanciata alla grande, puntando anche sulla mobilità sostenibile, sulle bike specialistiche e tornando addirittura nelle competizioni enduro e con il cross. Inoltre ha reso disponibile sempre all'acquisto una bella 450 praticamente rally ride, che ha riportato lo storico marchio alla Dakar. L'impegno insomma c'è, come dimostra anche lo sforzo meramente economico e con fini pubblicitari di allestire un team Moto2 che ha praticamente appiccicato gli adesivi Fantic su moto già precostituite da altri telaisti e case costruttrici. Quindi gente, questi sono stati i dati del primo trimestre 2023. Come detto nel titolo ci sono state vecchie conferme ma anche novità interessanti e piacevoli sorprese. Voi cosa ne pensate di questi dati? Le necessità sono cambiate? I motociclisti invecchiati? Oppure si tratta semplicemente di un discorso di tasche dove tante moto meno costose iniziano a rientrare sempre più costantemente nelle prime 30 posizioni? Fatemelo sapere qui sotto in un commento. Se ancora non vi siete iscritti vi invito a farlo, cliccate la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici per aiutare la crescita del canale e per fargli conoscere i dati iniziali di questo primo trimestre 2023 per quanto riguarda le vendite moto. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!